Ciao a tutti, sono Mia e oggi voglio raccontarvi qualcosa di molto speciale. Una storia che mi è rimasta nel cuore per tanto tempo. Riguarda un momento che quasi tutti noi, prima o poi, viviamo quando siamo lontani da casa. La prima visita da un medico in un paese straniero. Forse anche voi avete passato qualcosa di simile, o forse vi chiederete come ci si sente. Continuate ad ascoltare perché questa storia è anche un po' vostra. Era un giovedì mattina di ottobre e io mi trovavo a Barcellona da quasi 3 mesi. Avevo lasciato l'Italia per lavoro, con una valigia piena di sogni e pochissima conoscenza dello spagnolo. Barcellona era meravigliosa, le strade colorate, il profumo del mare, la musica che usciva dai bar la sera. Ma quella mattina niente di tutto questo mi sembrava bello. Mi ero svegliata con un dolore forte alla gola, la febbre e la testa che sembrava scoppiare. Ero sdraiata nel letto del mio piccolo appartamento vicino al mercato della Boqueria e pensavo: adesso cosa faccio? In Italia sapevo tutto, conoscevo il mio medico di famiglia da quando ero bambina, bastava una telefonata e lui mi diceva cosa fare. Ma lì a Barcellona non avevo nessun medico, nessun numero da chiamare, nessuna amica che potesse accompagnarmi. Solo io, la febbre e il mio telefono con Google Translate aperto. Ho chiamato la mia coinquilina, Clara, una ragazza catalana molto gentile che lavorava in una libreria vicino a casa. Le ho spiegato come stavo e lei mi ha detto con calma: Mia, tranquilla, devi andare al CAP, è il centro medico del quartiere. Puoi andarci senza appuntamento. Ho annotato tutto su un foglio di carta, perché non volevo dimenticare nemmeno una parola. Prima di uscire ho passato quasi un'ora sul telefono a cercare le parole che avrei potuto usare dal medico. Ho imparato a dire «me duele la garganta», «mi fa male la gola», «tengo fiebre», «ho la febbre», «desde ayer», da ieri. Sembrava una lezione di spagnolo improvvisata, ma era la mia piccola preparazione per affrontare qualcosa di grande. Voi fate così? Cercate le parole importanti in una lingua straniera prima di affrontare una situazione difficile? È una cosa che fa quasi tutti, credo, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Sono uscita di casa con una sciarpa intorno al collo, gli occhiali da sole anche se era una giornata nuvolosa, e il foglio di carta con le frasi in tasca. Mi sentivo come una studentessa che va a un esame senza aver studiato abbastanza. Il CAP era a 10 minuti a piedi, ma quella mattina quei 10 minuti sembravano lunghissimi. Ogni passo era faticoso, la testa mi girava un poco e il rumore della città mi sembrava amplificato. Quando sono entrata nel centro medico, la prima cosa che ho notato era la gente. Tante persone sedute su sedie di plastica arancione, alcuni con bambini in braccio, altri con il cellulare in mano. C'era un grande banco all'ingresso dove una donna con i capelli corti e un camice bianco stava parlando velocemente al telefono. Accanto a lei un uomo anziano aspettava pazientemente con un numero in mano. Mi sono avvicinata al banco e ho aspettato in silenzio. Quando finalmente la donna ha riattaccato il telefono e mi ha guardata, ho detto con la voce più sicura che riuscivo a trovare: Buenos días, soy italiana, no hablo bien español. Quello era l'unico modo che conoscevo per spiegare la mia situazione prima ancora di iniziare. Lei ha sorriso, un sorriso piccolo ma gentile, e ha risposto lentamente: No problem. We can try in English or I can speak slowly. Quella frase mi ha tolto un peso enorme dalle spalle. Mi ha chiesto di compilare un modulo, un foglio con tanti spazi bianchi da riempire: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono. Fin qui nessun problema, ma poi c'era una sezione con domande sulla mia situazione sanitaria, malattie precedenti, allergie, medicinali che prendevo. Ho letto ogni domanda 2 volte, cercando di capire bene prima di rispondere. Per le allergie ho scritto nessuna in italiano e poi mi sono corretta, cercando la parola giusta in spagnolo sul telefono. Ninguna. La donna ha guardato il modulo, ha annuito e lo ha messo in una cartellina rossa. Mi ha dato un numero, il numero 42, e mi ha indicato la sala d'attesa. Circa 20 minuti, ha detto in inglese, forse di più. Mi sono seduta vicino alla finestra, dove entrava un filo di luce tiepida dal cielo grigio, e ho cominciato ad aspettare.
In quella sala d'attesa ho osservato tante cose. Un bambino di forse 4 anni che dormiva sul grembo della mamma, con la bocca aperta e le guance rosse. Un uomo sulla cinquantina che leggeva un giornale sportivo senza alzare mai gli occhi. Una ragazza giovane, forse della mia età, che scriveva sul telefono senza fermarsi mai. Mi chiedo sempre cosa pensino le persone nelle sale d'attesa. Cosa provano? Sono preoccupate, annoiate, stanche? Quella mattina io ero tutte e tre queste cose insieme. Dopo circa 25 minuti uno speaker sul muro ha chiamato il numero 42. Mi sono alzata, ho preso la borsa e ho seguito il corridoio fino alla porta indicata. Ho bussato piano. «Avanti», ha detto una voce dall'interno. Il medico si chiamava dottor Ferran. Lo vedevo scritto su una targhetta sulla sua scrivania. Era un uomo di forse 50 anni, con i capelli grigi ai lati e grandi occhiali da vista che sembravano leggermente troppo grandi per il suo viso. Aveva un'aria seria ma non fredda. Mi ha guardata e ha detto con un accento catalano molto marcato: «Siéntese, por favor». Mi sono seduta sulla sedia di fronte a lui, ho messo la borsa sulle ginocchia come se fosse uno scudo e ho tirato fuori il mio foglio con le frasi preparate. «Me duele la garganta. Tengo fiebre. Desde ayer», ho detto, guardandolo come una bambina che recita una poesia. Lui ha annuito, ha scritto qualcosa e poi mi ha guardata di nuovo. «Da quanto tempo sei in Spagna?» mi ha chiesto in un italiano sorprendentemente buono, con una piccola inflessione spagnola che lo rendeva molto musicale. Sono rimasta senza parole per un secondo. «Lei parla italiano?» ho detto, con una voce in cui c'era incredulità e sollievo allo stesso tempo. «Un poco», ha risposto sorridendo. «Ho studiato a Bologna per 1 anno, molti anni fa. Non lo parlo spesso, ma mi ricordo ancora qualcosa. Quel momento mi ha cambiato la giornata, non perché avessi bisogno dell'italiano per stare bene dal medico, ma perché ho capito qualcosa di importante. Il mondo è pieno di connessioni inaspettate». In un centro medico di quartiere a Barcellona, io, italiana con la febbre, avevo trovato un medico catalano che aveva studiato nella mia stessa nazione. Queste coincidenze non smettono mai di sorprendermi. La visita è andata avanti in un mix strano ma funzionante di italiano, spagnolo e qualche parola d'inglese. Lui mi visitava e faceva domande in spagnolo, io rispondevo in italiano e quando non capivamo qualcosa usavamo l'inglese come ponte. Era un po' comico, ma anche molto umano. Alla fine ha detto, e qui ho capito bene perché ha ripetuto lentamente, che avevo una faringite batterica, che avrei dovuto prendere antibiotici per 5 giorni, bere molta acqua, riposare e tornare se la febbre non passava entro 48 ore. Mi ha scritto la ricetta su un foglio azzurro. Ho guardato quella ricetta e ho pensato, anche questo è un atto di fiducia. Affidarsi a qualcuno che non conosci, in un posto che non è il tuo, con una lingua che non è la tua. È una cosa piccola, ma richiede coraggio. Sono uscita dal CAP con la ricetta in mano e ho camminato fino alla farmacia più vicina, che stava proprio all'angolo della strada, con una grande croce verde che lampeggiava sul muro. Dentro c'era un farmacista giovane con un piercing all'orecchio sinistro e un sorriso simpatico. Ho allungato la ricetta senza dire nulla. Lui l'ha guardata, ha girato tra gli scaffali ed è tornato con una scatola di antibiotici e un foglietto di istruzioni in spagnolo. «Hai bisogno di spiegazioni?» mi ha chiesto in spagnolo. «Un poco, sì», ho risposto io con un sorriso imbarazzato. Lui ha preso la penna e ha scritto sul foglietto: 1 compressa la mattina, 1 la sera, per 5 giorni, con cibo. Semplice, chiaro, comprensibile. Ho ringraziato, ho pagato e sono uscita. Camminando verso casa, con la scatola di medicine nella borsa, ho sentito qualcosa di strano. Non era solo sollievo per aver risolto il problema. Era qualcosa di più profondo. Stavo capendo che vivere in un altro paese non significa solo imparare le parole della lingua o conoscere le strade. Significa imparare a chiedere aiuto in modi nuovi, ad affidarsi a persone che non conosci, a trovare risorse che non sapevi di avere. Quella mattina avevo usato il mio spagnolo elementare, la gentilezza di Clara, il caso fortunato di un medico che aveva studiato a Bologna e un farmacista con la penna in mano.
Erano stati tutti, a modo loro, una piccola ancora in un mare che non conoscevo ancora bene. Quella sera Clara mi ha portato una zuppa calda di verdure e ci siamo sedute insieme sul divano a guardare un film spagnolo con i sottotitoli in catalano, quindi capivamo pochissimo, e abbiamo riso molto. La febbre era ancora presente, ma qualcosa dentro di me si era alleggerito. Nei giorni seguenti, mentre prendevo gli antibiotici e riposavo, ho pensato molto a quella visita. Ho pensato a quante persone ogni giorno in tutto il mondo fanno la stessa cosa che ho fatto io, entrano in un posto sconosciuto, parlano una lingua che non è la loro, si fidano di un medico che non hanno mai visto prima. Gli emigranti, i rifugiati, gli studenti all'estero, i lavoratori che seguono le opportunità lontano da casa. Ogni volta è un piccolo atto di coraggio. Vi chiedo, voi avete mai vissuto qualcosa di simile? Avete mai dovuto affrontare una situazione difficile in una lingua straniera? Come vi siete sentiti? Raccontatemi nei commenti, sono curiosa di sapere le vostre esperienze. Spesso i momenti più difficili sono anche quelli che ci insegnano di più su noi stessi. Imparare l'italiano ascoltando storie come questa è uno dei modi più naturali e piacevoli che conosco. Non bisogna studiare regole a memoria. Basta ascoltare, lasciarsi portare dalla storia e poco a poco le parole entrano nella mente senza che ce ne accorgiamo. Se anche voi state imparando l'italiano e trovate utile questo contenuto, vi invito a iscrivervi al canale Wow Podcast Italian. Ogni episodio è una nuova storia, un nuovo viaggio e una nuova opportunità per migliorare il vostro italiano in modo naturale. Qualche settimana dopo quella visita stavo bene completamente. La gola non faceva più male, la febbre era sparita e io ero tornata alla mia vita barcellonese con qualcosa in più. Non solo un'esperienza superata, ma una comprensione più profonda di cosa significa abitare un posto che non è il tuo. Barcellona era ancora bellissima, forse ancora di più, perché adesso la sentivo anche un po' mia. E il dottor Ferran? L'ho incontrato di nuovo qualche mese dopo, per un controllo di routine. Stava bene, era gentile come sempre, e quando l'ho salutato uscendo ho detto in italiano: «Grazie mille, dottore». Lui ha alzato gli occhi dalla scrivania, ha sorriso e ha risposto: «Prego, prenditi cura di te». Quelle 4 parole in italiano, dette da un medico catalano in un ambulatorio di Barcellona, le porto ancora con me, perché mi ricordano che la gentilezza non ha confini, che le lingue sono ponti e che il mondo, anche nei suoi momenti più scomodi, è pieno di persone disposte ad aiutarti se solo chiedi. Se anche voi avete una storia simile da raccontare, una visita medica all'estero, un momento di panico linguistico o anche solo una piccola avventura in un posto straniero, scrivetemi nei commenti. Adoro leggere le vostre esperienze. E se questo episodio vi è piaciuto e lo avete trovato utile per il vostro italiano, lasciate un like. È un piccolo gesto che aiuta tanto il canale a crescere e a raggiungere altri studenti come voi. Io sono Mia e sono stata felice di condividere questa storia con voi oggi. Ci sentiamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Nel frattempo continuate ad ascoltare, continuate a imparare e ricordatevi, ogni parola nuova è un piccolo passo in avanti. Buonasera a tutti e a presto.